Ah, l'amore e i videogiochi. Di solito si rinuncia a uno per dare spazio all'altro e non bisogna sforzarsi troppo per capire quanto siano in contrapposizione come concetti. Reale e virtuale, naturale e artificiale, vivere e sentirsi vivi. Ma cosa succede quando l'uno apre la strada all'altro e viceversa? Salve a tutti, io sono Chialchino del team Anime Recensionati e se siete insicuri della visione di un anime, vi basta scriverlo sotto nei commenti. Ma bando alle ciance e ciance alle bande, cominciamo, no? Ebbene, sì, come avete già capito, oggi parleremo di un anime poco conosciuto e a mio parere piuttosto sottovalutato. Parliamo del nuovo acquisto di Netflix, High School Girls, genere commedia romantica, scritto e disegnato da Rensuke Oshikiri nel 2010. È stato fatto un adattamento anime nel 2018 con regia di Yoshiki Yamakawa, formato da 12 episodi più 3 OVA ed è stata inaugurata la seconda stagione il 9 aprile 2020 su Netflix. Siamo nel 1991. Haruo Yaguchi è uno studente di quinta elementare che non ha amici, è bruttino ed è un disastro a scuola. Tuttavia ha la passione dei videogames e occupa tutto il suo tempo in una sala giochi. Il suo sogno è di diventare un giocatore professionista. Un giorno incontra una ragazza in sala giochi. E non una ragazza qualsiasi, si tratta di Akira Ono, la ragazza più popolare della classe e insuperabile in qualsiasi materia scolastica. È carina e come se non bastasse è anche ricca. Questa ragazza sembra eccellere persino nei videogiochi, tanto che batte facilmente Haruo nel picchiaduro Street Fighter 2. Haruo si incavola di brutto, siccome a differenza di Ono fallisce in tutto e deve assolutamente essere superiore almeno nei videogiochi, dove il ragazzo ha sempre dedicato tempo ed energia. Non riuscendo ad accettare la sconfitta, si carica di determinazione e di una strategia, riuscendo infine a batterla. Dopo la sconfitta, Ono a prima vista, una ragazza calma e composta, si rivela una furia, ma rimanendo in silenzio. Sì ragazzi, questa non dice una mezza parola in 2 stagioni, ma questi sono piccoli dettagli che non cambiano l'anime, come si vuol dire. Come fa a comunicare? Semplice, prende a pugni la gente e quando vuole può fare una carezza. No, sto scherzando, picchia e basta, dai, su. Insomma, i due ragazzi si vedono sempre più spesso in sala giochi e Ono riesce sempre a dimostrare la sua schiacciante superiorità in qualsiasi gioco. Ma in un qualche modo Haruo ci fa l'abitudine. Amici, scusami, mi è venuta una tosse. Cioè, proprio una tosse di. Che cavolata sto leggendo. Ma più che altro Ono viene vista come una degna rivale da Haruo. Durante il corso della storia subentrano altri personaggi, alcuni davvero strambi. Sì, ma almeno conosce anche delle brave persone come Miao e l'autista di Ono. E sorpresa, Hidaka. Scusatemi, devo prendermi un attimo di tempo. Koharu, Koharu Hidaka, la nuova compagna di classe, si innamora perdutamente di quel coglione di Haruo. Ah no, non posso dire coglione, scusatemi, di quel demente di Haruo che ovviamente non si accorge di nulla e continua a pensare sulle videogiochi. Vi ho già detto che la ragazza è particolarmente intelligente? Insomma, si crea una love story dove Hidaka è innamorata di Haruo, Haruo è innamorato di Ono, Ono non può frequentare Haruo a causa dei doveri con il suo status sociale inutile, le impone, ma tutto in una nostalgica ambientazione di sale giochi anni 90 e dove sono proprio i videogiochi che comunicheranno con i protagonisti e decideranno le loro sorti a suon di scontri PvP. La vicenda si svolge in ben 4-5 anni, perciò vediamo i protagonisti crescere e maturare, andando così ad affrontare temi come la spensieratezza dell'infanzia, l'adolescenza e le amicizie, ma senza mai lasciare in secondo piano i videogiochi. Non lasciatemi ingannare dall'apparenza, anche se le animazioni lasciano a desiderare, è un seinen ben fatto e sicuramente ti tiene incollato ad ogni episodio, insomma, l'intrattenimento è assicurato e non è affatto banale come commedia, nonostante non si tocchi stranamente il tema della sessualità, che in genere i giapponesi non si fanno mai sfuggire. Vero giapponesi, vero? Con i vostri stupidi anime belli, hentai e robe del genere, vero? Dopo questa ripicca, noi del team Anime Recensionati valutiamo l'anime come un 6.5 in una scala da 1 a 10, ma non perché sia mediocre, semplicemente perché non si può paragonare agli slice of life come Toradora o Kaguya-sama, però in sé è molto carino. Consigliamo la visione soprattutto a chi ha un buco nella watchlist o a chi torna a casa a scuola o da lavoro anche, ha bisogno di rilassarsi e staccare la spina.
Anche se comunque ci sono altri dettagli da vedere, tipo per dire il fatto che comunque anche se è un anime abbastanza carino ma che non ti tira abbastanza, è comunque un anime che ti può lasciar prendere un po' di tempo, come si vuol dire. Sì, sto ripetendo un sacco di volte come si vuol dire, ma perché, cioè, allora, vi posso spiegare. Se voi vedete un anime, di solito è uno di quegli anime super fighi, belli, o anche degli anime comunque fatti per bene di solito. Non dico che questo non è fatto per bene, anzi, questo più che altro è un anime abbastanza rilassante, nel senso tu lo guardi mentre hai un po' di tempo da perdere, ti prende abbastanza, ma nemmeno tanto. È solo una storia carina, fatta abbastanza bene, che però ti lascia lì con l'amaro in bocca, ma allo stesso tempo ti lascia con un lieve sorriso. Detto sinceramente, ci sono certe parti nell'anime che valgono davvero la pena vederlo, a mio parere. Poi a parere di altri questo non lo so. Il 6.5 comunque, cioè se fosse mediocre come dicevamo, sarebbe stato un 6 e non un 6,5. Ma noi abbiamo dato quel mezzo punto in più per il semplice fatto che comunque è un anime che ti guardi con piacere, non fa schifo. Anzi, c'ha persino il doppiaggio in italiano che è davvero fatto bene. E già questo fa guadagnare qualche punto, fidatevi. L'opening è fatta anch'essa bene. Quella là di New Game, cioè... È un... sì, ok, è un po' strana, lo so, però è carina, dai. Non dite di no, detto francamente. Cioè, chi dice di no è proprio un barbagianno. Ok, non è un barbagianno, ma sicuramente non l'avrà ascoltata bene. Perché se è vero che è fastidiosa, come come l'ending Cough Cough, che sinceramente a me non piace e credo che anche ad alcuni di voi non piaccia, per il resto, cioè, l'opening è davvero fatta bene. E guardando un'altra cosa comunque, cioè, ci sta. L'ultima cosa che voglio dire, e poi la finisco qui, è il semplice fatto che è un anime fatto bene, ma poteva dare di più. Tutto qui. È un bell'anime, ma non ti attira troppa roba. Non ti attira così tanto da dire, oh mio Dio, è il mio anime preferito. Non ti lascia un buco, ma non un buco così tanto grande come molti anime fanno. E questo è da ricordare. Ricordiamo comunque nuovamente che è stata da poco inaugurata la seconda stagione su Netflix. Che dire ragazzi? Se il video vi è piaciuto potete mettere like, ma non vi obblighiamo. Potete commentare in caso, anzi, meglio se commentate. Stiamo cercando di migliorare la qualità, i video e tutto quanto. Abbiamo un sacco di idee e abbiamo anche un nostro Instagram in descrizione, potete andare direttamente a vederlo, no? È fatto bene con un sacco di contenuti, ve lo consiglio, non lo gestisco io perché io non tengo Instagram, mi dispiace, però ci sono tutti gli altri miei membri che gestiscono il canale Instagram, non so se chiamarlo canale, io direi più profilo, ma comunque andateci a vedere perché merita davvero, ma davvero, ma davvero, ma davvero, ma davvero, ma davvero tanto. E sì, ma davvero è comunque molto esplicito, credo che sia abbastanza esplicito. Per il resto vi posso lasciare, spero che la recensione vi sia piaciuta. Vi lascio con un'ultima clip che volevo un sacco farvi. Il video sarà su Instagram, perciò descrizione, andate su Instagram e andate a vedere questo magnifico video. Ciao!